Eccoci, Pier, Monica, Lucio. Ciao a tutti. Ciao. Salutiamo il vecchio Pier e iniziamo la sessione del nuovo Pier. Cinque, 4, 3, 2, 1. Sì, lo sto già vedendo. Ok. Ok, ti dà l'autorizzazione? Sì, anche se è molto piccolo qua, pochi mesi. Bene, è appena nato. Gli auguriamo buon anno, 0. Come un po' nel film Matrix, no? Quando lui esce dal bozzolo, gli staccano tutti i tubi e finalmente è nato Neo, l'eletto, quello vero. The One. Causa, ti dà l'autorizzazione? Sì. Causa esoterica Monica del fatto che mi viene Still an Act prima della registrazione così, da 0. Astro del cielo. A parte le interferenze militari tedesche. Ehm, Lui è un astro nascente. Perché? Non so, continuavo a vedere mentre lui parlava questa specie di connessione, questo filo di lana rosa fra voi due. Ah, come se ci fosse un'intesa intellettuale molto profonda, molto fine, come se lui potesse assorbire molto intensamente da te tante cose, concetti, metodologie, una promessa esoterica. Sai quando si dice la promessa del cinema, no? Lui una promessa Mhm. esoterica mi viene così. Ok, come la vedi in eterico? Come lo vedi in eterico? Al momento disgregato, In che frammentato, modo? fatto di pixel scollegati fra di loro, con molti spazi vuoti, in modo da non Mm. poter costruire una figura unitaria e visibile e completa. L'autorizzazione te l'ha data, sì? Mhm, sì. Vibrazione. 17 miliardi. Consapevolezza. 158%. PS. 62%. Vite precedenti. 1114. Cervello. 8,5. Ok. Ottima vibrazione. Buona vibrazione. Molto buona consapevolezza. Più PS che PE. Un basso numero di vite, 8,5 va bene, non altissimo. Abbiamo avuto anche 9,9 per iniziare, però ci sta bene. È un 7, un voto 7, 8,5. Buon, così d'amblè, cosa vuole dire la PS di Pierre? Come la vedi e come Ricominciamo. si chiama? Pappalardo. Ecco. Sì. Tra l'altro mi parla in musica già mentre parlava. Lui ha molta affinità con la musica, suoni e parole della musica. Allora, Eternity è il nome della PS.
Beh, meglio di così, si muore. E la Pie? Monk. L'Urlo? Sì. Entità eteriche. In primo piano un rettile che sta in una tana e ci sono tutte le uova dietro di sé. Sul fondo c'è una piramide che io vedo chiusa, d'oro, una piramide d'oro che io vedo chiusa, Mhm. ma posso vedere in trasparenza che contiene uno scarabeo e le varie Mhm. divinità, Iside, Osiride, Tot, Horus, Ra, tutto come l'Egitto racchiuso dentro questa piramide, però è chiusa, è Mhm. sigillata. Mhm. Sul Poi? fondo sta Zeus, però vestito un po' da donna, non con la sua solita possenza, un po' che si Mm. camuffa Drag? con degli indumenti femminili. Sì, ecco, versione drag Mhm. queen, sì. Mm. Uh, Ma perché? Perché Pierre è omosessuale? Per questo? perché non c'è un buon bilanciamento tra la sua PS e la PE. La PE è come se fosse un po' troppo debole, un po' troppo scarica, come se si dovesse un attimino ehm, ricaricare le batterie di questa PE. Le potenzialità ci sono tutte, ma al momento è molto scarica. Quindi prevale questa parte femminile che però viene ad essere un po' caricata, perché va a compensare la PE malamente. No, ma non ha nulla a che vedere col Malamente. suo orientamento sessuale. Sì, malamente, sì. Ok, entità eteriche finite? Direi di sì. Vabbè, è chiaro Eliel? che i suoi siriani ci sono dietro per delle scelte che lui ha fatto. Devo dire che però sono incapsulati, li ha tenuti come dentro una bolla. Siriani. Mm. Perché dai Per per il scontato che ci Cimivac siano che i ha siriani? fatto, per il Ah, Cimivac che ha ok. fatto, però è riuscito, non so, ad arginare un po' questa cosa. C'è, ma è questa Mentali. bolla così sospesa. Ok. Allora, mentali abbiamo un livello 2, 3, 2/3, caratterizzato da tutta una serie di timidezza, insicurezza, ansia, ehm, anche un po' di confusione, agitazione. Mm? Tutto insieme. Mhm. 5. Sono dipendenze su vari fronti. Dipendenze affettive, dipendenze dai maestri, dipendenze, quindi che può essere utilizzo di sostanze per ottenere cose, per ottenere salute, per ottenere maggiore centratura, per ottenere effetti miracolosi. Mhm. Addiction. Dipendenze, sì, sì, Tendenze. sì, sì, da pratiche Maestri. esoteriche. Tutto sì. Addiction varie. Poi. C'è un livello 7 Mm. e qua lui Mhm. me lo canta. A me Mhm. lui canta. Sdrammatizziamolo, va bene. Eh sì, io sono stonata come una campana, quindi preferirei non Mhm. cantare. La canzone è di Tiziano Ferro ed è Il re di Chiama Troppo. Il re chiama Re com'è? di re
di chi ama troppo. Ah, E non la infatti conosco. lui ha la corona perché dice sono il re di chi ama troppo, sono il re di chi non abbandona, sono il re della pazienza, ce l'ho in testa la corona. Qual è il senso di questa entità 7? Sta un po' in una sorta di martirio d'amore, come se lui fosse in grado d'amare più degli altri, non trova corrispondenza e gli altri lo amino a sufficienza, che lo possano comprendere. È lui, no? Che detiene in testa la corona ed è chi ama più di tutti, chi è più in grado di amare. Come la vedi questa 7? È molto pervasiva. Ed è quello anche che gli porta tanti problemi. Cioè questa corona qui è quella che gli fa avere tante problematiche relazionali e sessuali. La corona è l'impianto mentale. Sì, che però glielo vedo doppio nel suo caso. Sia la corona, che è proprio una corona d'oro tempestata di pietre preziose, ma al contempo ha anche proprio i classici auricolari per ascoltare la musica. Ok. Altre entità mentali? No, queste tre. Collettive? Qualcosa che può essere accumula più esperienze possibili, esplora. Mhm. Come una sorta Cioè, di dati da alchimia fare, di ma... esperienza. Dati da fare, ma sempre rivolgendoti a qualcuno, a un metodo, a un sistema, a un maestro, a un corso. Sì, perché mi fa vedere proprio come questa dipendenza, questo gancio, questo appiglio e ogni volta cambia gancio, no? Però c'è sempre un oggetto a cui appigliarsi. Quindi bulimia di esperienze, creando appunto vari ganci, creando varie dipendenze, moltiplicando magari entità e interferenze Mhm. e senza andare poi a scoprire la cosa più importante, che sei tu Dio, che sei tu il creatore. In questa molteplicità di esperienze, tante informazioni, tante tecniche e non la primaria informazione che è questa. Tu sei Dio, tu sei il creatore, Mhm. tu sei il distruttore. Vedi? Mm. Infatti tu sei Dio, tu sei il creatore e sei anche il distruttore, cioè decidi il bello e il cattivo tempo Già. e lui sta decidendo solo il cattivo tempo in questo momento. Sì. E negando questa verità continua a subire la sua influenza, la sua autoinfluenza. Monica, chi è intervenuto nell'esposizione dei punti con l'eco quando parlavo io? Ma qui ho visto sia militari tedeschi che militari nordafricani. Ok. Di chi? Di Pierre o di chi qualcuno? Dunque, in questo momento principalmente sei sotto attenzione tu. Questa vostra comunicazione, ehm, aspetta, come te lo posso spiegare? Come se, non lo so se può esserci una collaborazione fra voi due, uno scambio, eccetera, che però fa emergere dei contenuti che vogliono essere tenuti nascosti dai militari. Mm.
Quindi di fatto sì, potrei dire comuni questi militari. Non vogliono questo scambio fra voi due. No, impianti. Allora, io ne vedo uno soltanto, a parte questi mentali che abbiamo già detto, questi due mentali che sono poi come uno scomposto in due, corona più auricolari. L'altro impianto eterico è uno zampirone molto grande che va ad arrotolarsi, sai lo zampirone proprio fatto a spirale, Mhm, intorno a tutta la parte dei genitali e sai che lo zampirone per stare in piedi ha questo supporto metallico, mhm, mhm. quello è nella zona anale. A cosa serve? Cron? Eh, vedo che, siccome all'inizio mi aveva presentato se stesso da piccolo, mi aveva presentato, come dicevi tu, praticamente a pochi giorni di vita. Poi mi aveva presentato in spiaggia completamente nudo, che aveva qualche mese di vita e proprio mi attirava l'attenzione sulle sue parti intime. E aveva proprio tipo 6 mesi. Mi fa vedere che questo impianto è stato messo praticamente da subito, fin da quando lui era piccolissimo, e che è andato a creare tutta una serie di problematiche genitali, sessuali e poi ovviamente a cascata di insicurezza, di bassa autostima, eccetera, e anche a livello di fegato-intestino, Mhm. morbo di Crohn. Solo che quando lui parlava del morbo di Crohn è venuto fuori anche il mito di Prometeo, Mm. che aveva donato agli umani il fuoco. Fuoco. Mm. E Mhm. Zeus, per punirlo, gli aveva inviato questa aquila che gli andava a mangiare il fegato costantemente, no? Quindi questo atroce disturbo. Mhm. Ehm, come proprio ad andare a creare un impedimento affinché lui porti qualcosa alle persone, qualcosa che è legato al fuoco, qualcosa che è legato all'azione, capito? Qualcosa di pratico. Non vendere fumo, fuoco, azione, verità, potere. Mhm. In questo momento da Pier c'è un violento temporale, con le finestre che sbattono, lui è anche un po' così sul chi va là. C'è Ah, una causa certo. esoterica? Sì, perché stiamo andando a smuovere tutto questo. Stiamo andando a smuovere, stiamo andando a restituire il potere originario a Pierre. Va bene. Causa esoterica dell'eiaculazione precoce e delle operazioni a pene e testicoli. Questo impianto che gli è stato messo, impianto Zampirone, chiamiamolo così, che gli è stato Ok. messo a pochi mesi dalla nascita, e poi io vedo anche molto legata all'entità mentale 7. Sono re di chiama troppo. Anche questa convinzione molto egoica lo porta ad avere queste problematiche. Come se fosse convinto che davanti a sé si trova sempre di fronte qualcuno che non lo ama a sufficienza, che non sa amare. E perché lui sceglie queste esperienze in questa vita? Per capire che non ha capito niente dell'amore. La sessione di ipnosi che ha fatto con un'amica in cui analizza la questione ed emerge che è stato un pornoattore che spiega in qualche modo, non ho capito come, tutto il problema, diciamo, genitale. È un'immagine attendibile, derivante dalla sua PS. Che succede? Io la posso confermare questa vita, anche se la vedo Mm, più anni 70-80.
lui la vedeva più negli anni 60, io la vedo tra 70 e 80. E vedo come, allora, chiaramente è una vita parallela perché lui cioè, più o meno è nato in quegli anni lì, quindi chiaramente non è la stessa Linea linea temporale temporale. parallela. Certo, Linea temporale certo, una linea parallela. temporale parallela. E però è come un rinforzargli una scelta che è quella di aver esaurito per il momento l'esperienza sessuale sentimentale con le donne e far sì che la sua esperienza sia attualmente con gli uomini. Anche se non lo vedo appunto collegato con nessuna problematica sessuale. Quindi ha ricordato una vita, ma non è collegata alla problematica sessuale. La problematica sessuale è un impianto eterico. L'impianto eterico è collegato a entità eteriche e a entità mentali. Sì, E l'obiettivo ultimo per cui lui si è regalato è che non sa cos'è l'amore. Deve scoprire sì, cos'è l'amore. sì, Ecco. Detto tutto di corsa, ma in sostanza la questione è è così. questa. Cron. Vabbè, l'abbiamo già detto abbastanza prima, no? Nasce da questo impianto genitale che ha una diffusione, ok? Anche rispetto a questo disturbo, questa malattia, nonché questo morbo di Crohn collegato a questo mito di Prometeo, perché lui, essendosi molto legato poi a tutta, per esempio, la mitologia egizia, ha aperto tutta una serie di porte a vari tipi di divinità che sono sia egizie che greche, Ecco. che poi molto spesso si incrociano, no? Sono poi gli Mhm, stessi riproposti in varie culture, in vari periodi storici, no? mhm. E quindi è proprio quello il senso, di ostacolarlo nel portare questo fuoco, che poi è la verità, Acufene. che poi è l'amore. L'acufene è Mhm. legato invece all'impianto mentale auricolari. L'occhio secco, fino ad avere anche sangue negli occhi. Mm. La corona è stretta, eh? La corona è stretta, è calata fino a sopra le sopracciglia e diciamo che è troppo piccola per la sua testa e va proprio a creare questa Mm. specie di pressione, questo schizzo quasi proprio di, sai, no? Il sangue quasi che schizza fuori dalle orbite. Non può correre. Il problema è le tibie o sotto il ginocchio. Si sente bloccato E lì da è sempre. Prometeo. Prometeo infatti è legato e ha questo rapace, se mi sembra di ricordare, che gli mangia il Mhm. fegato ed è legato. E il mito è sempre quello. Lui è molto condizionato dalla mitologia a livello, ma anche abbastanza conscio, dai, non è poi così inconscio. Ok. Nonché poi vedo anche delle abduction, più o meno ehm, sono organizzate in questa maniera. Quindi abbiamo lui legato e ci sono degli interventi a livello, allora, diciamo così, tra il primo e il terzo chakra, tutta quella zona lì. Vedo vari interventi. Ok. Pier, scusa, quell'attività energetica che hai imparato è un nome comune o è il nome specifico che ti ha insegnato quella persona? Cioè, come dire Reiki o è un metodo che solo quella persona usa? Specifico, quindi non posso dirlo, se no, come se dicessi quella persona. Vabbè. Ok, allora impara un metodo, un trattamento energetico che ha un nome e che si rifà al dio Ra. Chiama Ra. Semplice. E poi ha tirato fuori la testolina dal secondo universo, il becco, vedo un Vediamo se becco. dobbiamo inginocchiarci fino a toccare con il naso e la punta del naso il pavimento o se possiamo trattare questo pollo, questo tacchino, così come va trattato. Con un sole nero. Un sole nero. Mm.
Cosa fa? Tutto sbruciacchiato, un tacchino Mm. sbruciacchiato. Cosa fa davanti a Pierre? Vedo che si tira su un'ala, un po' per coprirsi, per poterlo ingannare ancora un pochettino, per non Ok, potergli far dentro vedere io. chiaramente. Cosa gli faccio? Cosa fa davanti a me? Vedo che prova a girarsi e a fare il pavone, a farti vedere la Ok, ruota con tutti i beh, colori. gli butto del mais per terra. Cosa fa? Vedo che gira la testa, prova a guardare oltre la coda colorata che ha fatto. Mm, Per ora rimane solo in osservazione, mhm. non Adesso io sa gli che ordino di fare. beccare il mais, in quanto è un uccello. Fa tipo questo movimento di collo, sai, no, come fosse La l'esorcista gallina. posseduto. Hai presente che gira Ah, tutto il collo, ok. no? A 180 Mm. gradi. Ed è da qui, da questa rotazione a 180 gradi che becca questo mais. Quindi fa quello che dico io. Sì, 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 assolutamente. A lui è Dio, Malvolentieri. che scusa, lui è Dio perché non fa quello che gli pare, per esempio se ne va. Per esempio mi obbliga a prostrarmi ai suoi piedi. Mi Non è il secca sole, ammetterlo, ma sono una tua creazione. quindi non è Dio. Se vuoi che io sia Dio, sono Dio. No, io voglio che lui sia quello che è. Cos'è? Sono la Niente. creazione di Dio. Ma stringi stringi che cos'è? Niente. Zero. No, mi fa vedere, Programma. eh, sì, adesso in questo momento la cosa che mi fa vedere è la sabbia che scorre dentro una clessidra. E lui è quello. Bit. Lui è un insieme di bit. Che comunque è metafora, non è che sono bit veri. Dati. Silicio. Programmi. Silicio. Stringi stringi niente. Io sono bit. Stringi stringi sono un niente. Sei il creatore della Matrix. Quindi sono fatto di bit. Questa cosa è un po' complessa da dire. Sono solo fatto da bit. No, è Ok. un po' complessa da esprimere questa cosa. Il corpo è fatto da bit. Sì, Perché il nostro corpo non esiste. esatto. Non vorrei Lo che questa stesso vale cosa per fosse te. malinterpretata, ma è così. Esatto. Lo stesso vale per te e per Piera o vale solo per me? Per tutti gli esseri umani consapevoli. Ok. Quindi entra anche tu nella scena, Monica, e che entri anche Pier nella scena davanti a Ra. Allora, Pierre dapprima è quasi un po' intimorito, perché nel suo passato c'è stata una certa devozione nei suoi confronti. Vedo che Pierre ti guarda molto e trae molto dal tuo sguardo, dalle tue parole, incitazione, incoraggiamento. Mm. E vedo che a sua volta tira fuori dalle tasche altro becchime e glielo butta in terra. Mhm. Lo mangia quello di Pier. Sì? Così come aveva Fatto. mangiato il tuo. Va bene. L'atto magico lui lo impara, lo esegue. Solo una volta si spaventa, vede un insetto. Sono trattamenti energetici fatti e ricevuti. Adesso senza analizzarli tutti, ma neanche poi necessariamente questo qua dell'insetto, però vabbè, magari quello dell'insetto sì. Che succede in generale con questo trattamento
a base di Ra. Sì, beh, lui nel momento in cui si è aperto a tutta la sua pletora egizia, ho visto che si era circondato di vari scarabei che poi in lui avevano assunto la forma anche di insetti diversi, a spunto scarabeo. Lui è riuscito a riconoscere l'interferenza, il carattere appunto di interferenza e vedo che Mm. il trattamento che lui ha fatto per questa persona l'ha fatto più su di sé che su questa persona. È stato un trattamento per lui chiave, non tanto per il trattamento in sé, quanto per prendere consapevolezza del fatto che era interferito da questa creatura scarabeo che gli proviene da questo mondo egizio e dintorni ed espellerlo. Mhm. Lui si è reso conto in quel momento di questo tipo di interferenza che aveva attratto in sé. E vedo che quello in qualche modo l'ha liberato e ha fatto sì che lui potesse aprirsi maggiormente alle sessioni nostre. Tutta la casualità che non spieghiamo con cui è arrivato alle sessioni, prima lasciando perdere e poi credendo che quella fosse la strada. È farina del sacco di chi? Di Pierre. Lui Ma ha di quale deciso parte questa di Pierre? storia della PS, assolutamente, Eternity. L'ha decisa un po' tortuosa questa strada, ma doveva essere così. Perché in fin dei conti il suo cammino per comprendere che cos'è l'amore è un po' tortuoso. E quindi anche questo per Mhm. arrivare a te, a noi. Bloccato spiritualmente, causa esoterica. Ah. Allora, allora, teniamo presente tutte le cose che abbiamo detto, ok? Tutte le entità mentali, eteriche, e teniamo presente gli impianti, tutto quanto, no? Eh, il Cinevac fa la sua parte. Ehm, eh, ma non so, aspetta un attimo, perché tu gli stai dando delle istruzioni di riavvicinamento. Allora, come se A cosa? effettivamente alla sua PS, Mhm. come se il dialogo con la sua PS ehm, in questo momento non sia veramente autentico, ci sia una sorta di scimmiottamento. Non so come spiegarti, non è un dialogo profondo, diretto, proficuo, Lineare. pulito. Vedo che tu in eterico gli stai dando delle istruzioni per ripristinare questa linearità, andando anche oltre questo ostacolo del Cinivac. Che lui ha fatto? Ma Mm. perché è bloccato spiritualmente? È l'insieme delle cose, incluso il Cinivac. Causa esoterica della difficoltà nella meditazione. Lui ha paura della meditazione, la difficoltà è questa. Lui teme che meditando apre i canali a ogni tipo di interferenza che poi non sa gestire. Non ha compreso in che senso meditare. Cioè, un po' l'ha compreso, ma ne ha paura comunque. Lui ha molta affinità con la musica e quella può essere la sua forma di meditazione. Tu suoni un qualche strumento, canti, Pierre? No. Da dove viene questa affinità con la musica? Una vita precedente, una vita parallela, una scoperta che devi ancora fare? La musica si può anche ascoltare, volendo, non è che bisogna per forza farla.
No, no, ma infatti nel suo caso non è che allora sì, vedo che potrebbe, se lo desidera, vedo le percussioni. Ehm, però, io lo vedo più in ascolto della musica. Mhm. Come se fosse un suo secondo linguaggio, al di là delle parole, perché poi le parole per lui a un certo punto sono troppe e non solo sono troppe, sono anche difficili da usare e la musica diventa più semplice. Ok, difficoltà nello studiare, spinto a lavorare con le energie. Causa esoterica della difficoltà a studiare. Difficoltà a studiare la vedo molto legata alle abduction. Eh, Lui è tenuto molto, diciamo così, chiuso, sia cerebralmente, sia nella sua possibilità di connettersi bene con la sua PS, perché lui ha molta energia e infatti è attratto dal lavoro energetico, ma allo Mhm. stesso tempo è inibito dalle entità, è inibito dalle abduction perché lui ha grandissime potenzialità. Vabbè, l'amore solo, l'abbiamo visto, è l'elemento principale della sua presenza qui davanti a noi oggi. Non l'ha chiesto? Esiste la sua fiamma? Beh, mi dà una donna che so che non è esattamente il suo gusto, in Toscana. E, Mhm. poi mi viene sul lago di Garda un uomo, un pochettino Mhm. più grande di lui. Mhm. Mm, e poi giù, in Sicilia. Però il più Ok, perché affine è c'è una quello sul donna? lago di Garda. Mm. C'è una donna perché lui ha comunque un buon rapporto con le donne, cioè ha una buona comunicazione, ha una buona connessione con le donne, ma non al punto che ovviamente da poter creare una relazione d'amore, perché rimarrebbe sul piano emotivo, mentale, ma non fisico. Però vedo che è importante che lui abbia dei rapporti con le donne perché accrescono la sua evoluzione. Non dei rapporti sentimentali, intendo, rapporti amichevoli con le donne. Va bene. Da dove viene la sua fretta? Causa esoterica. La vedo legata all'eiaculazione precoce. È come Nasce se prima uno o fosse l'altro. l'ansia. Allora, mi riporta appunto a questa che è sia un'entità mentale che abbiamo visto a livello 2-3, sia Mm. essere proprio una sua emozione costante, che è l'ansia. Ed è l'ansia che gli porta alla fretta e l'ansia che gli porta all'eiaculazione precoce. Quindi un emozionale? Emozionale e mentale anche. Sente un motore sempre acceso a livello del diaframma. Ma lì allora dunque, è sia il re di chiama troppo, l'entità mentale 7, che comunque è a livello del cuore, ok? Perché l'amore è lì, è a livello del cuore. E nel suo caso va proprio più in profondità, no? E raggiunge il diaframma. Anche perché io vedo che tra l'entità mentale
7 che è a livello del cuore e il suo impianto che è a livello dei genitali, si viene proprio a creare una zona molto compromessa, che quindi va a riguardare genitali, intestino, fegato, diaframma. Bassa autostima. Sì, vabbè, tanti componenti. L'entità mentale 2, 3, l'abbiamo vista. E naturalmente conseguenza di questa problematica sessuale, ma anche molto legata all'entità mentale 7, il re di chiama troppo, perché lui crea sempre delle situazioni in cui avere la conferma che è lui quello che ama di più, che quindi si ritrova sempre l'altro che non lo accetta, che non lo vuole a sufficienza, e quindi questo da un Che è lato da lo fa sentire, trainare. sì, Mm. lo fa sentire in maniera doppia, cioè da un lato quasi superiore, no? Cioè sono io che amo più degli altri, dall'altro una bassa autostima, gli altri non mi vogliono. È molto infima questa entità mentale. E beh, una 7. 7 di solito abbiamo trovato solo la 8 come successiva, la 9 non la troviamo, la 10 neanche. 7 è molto molto alta. Bassa decisione, vabbè, più o meno le stesse cose, no? Mhm. Apriamo il portale aureo, chiamiamo tutti i disincarnati di tutte le generazioni di Pier e microfono al padre. Su quella spiaggia c'ero anch'io, dice, riferendosi alla spiaggia iniziale che mi ha mostrato di quando lui aveva pochi mesi. Come lo vedi? Sorridente. Lo È vedo, attaccato alla terra o no? io dico di no. Mm, Io dico che è più Pierre che lo chiama. mm. Lo chiama perché ha bisogno così di una protezione, perché essendo lui un po' insicuro, no? E dipendente, no? Ha bisogno anche di questo gancio qui, il gancio con il papà che non c'è più. Però di per sé io il padre lo vedo già avviato di suo verso il portale aureo. Ancora non c'è arrivato, ma la strada che sta percorrendo è quella. Ok. Pier, tua mamma è mancata? No, è viva, ok. La mamma la chiamiamo nel cinema contemporaneamente, in questo momento. Sembra un po' severa, Mm, cioè un po' seria mm. e Le stai prendendo tutte, ovviamente, Monica, un po' perché ride, diffidente. Pierre ride. Ah, Anche vuole venire nel cinema, non è obbligato, eh. Per sì, esempio, cioè, quando noi chiamiamo le persone nel cinema, le persone, se il soggetto non si presenta, sono molto deluse. No, cioè, noi siamo qui a fare un gioco e va rispettato il volere di tutti. Se questi non vogliono venire, non vengono. Fine. È il loro sacrosanto diritto di seguire la loro linea. E la loro linea è no, in questo momento no. E fine, no. E non è che peccato, è così e basta. È la nonna, è la mamma, fa niente. È il loro sacrosanto diritto fare la loro esperienza come diavolo vogliono. Anzi, come cazzo vogliono, se no dicono che sono un satanista. Non dire parolacce, Monica, anche tu. no, no, Difettaccio di Elena l'ha attaccato anche a te. mannaggia. Quindi viene la mamma o no? È venuta per dare una sbirciata, perché è Oh, stata chiamata e lei è diligente, se la chiami, viene. Però non è ambiente suo, non sono argomenti suoi. vabbè, la salutiamo. Non vuole Mhm. neanche restare per vedere e sentire un messaggio eventuale dell'ex marito, eventuale perché non so se lo lascerà, rivolto a lei. Se è venuta col portafoglio, deve andare a fare la spesa.
Niente, vabbè. Buona spesa al mercato allora. Nel cinema chiamiamo chi viene, dei amici, parenti di Pierre. Ed un'amica. Lui non l'ha chiesto il cinema. Amica. Vabbè. Messaggio del padre che non credo che abbia bisogno della Vic, ma se la vuole ce la può Poi c'è chiedere. una persona che noi conosciamo. Ok. Dopo ce lo dici, ok? Sì. Messaggio del padre a Pierre. E se vuole il padre prendere la Vic prima del messaggio, bene, se no la prenderà o dopo o in automatico andando nel portale aureo. Io sto bene, hai visto che sto bene? Da qui ho proprio visto tante cose. Non posso neanche spiegarti quanto è divertente questo gioco. Non riesco a spiegarti quante risate mi sto facendo a guardare questo gioco. Io lo vedo proprio che cioè, è proprio vicino alla liberazione, allo spogliarsi di tutto quanto. Mhm. Lo sento proprio che ha inteso il gioco, lo spirito del gioco. È molto Non bello ha vedere bisogno della questa Vic. leggerezza. Non, Sì. non penso, sai? No. È come se Non mi l'avesse già sembra. molto molto bene. Vuole aggiungere qualcos'altro? Buon sangue non mente, ho detto. Ok, lo salutiamo e questa volta sola, cioè raramente lo facciamo, seguilo Monica, vuoi? Mm. Sì, anche perché è proprio un piacere stare dietro a quest'anima. Dimmi se ne va su, alla sorgente. Continua a dirmi senza paura, senza paura, senza paura, perché è vero, ho un po' di paura in questo periodo e lui mi continua a dire senza paura. Forte. Vedo che ormai lui è una luce un po' dorata, è diventato. E vedo che gironzola all'interno dello spazio del portale aureo che è costituita da luci di diversi colori. Mhm, E vedo che volteggia, mhm. ma lui mi dice che Ah, vuole fare ancora qualche incarnazione. l'ho visto molto avanti, magari pigliava il suo bravo tubo e se ne andava, no? Perché non è detto che si debba uscire in due, si può anche uscire da soli. Sì, questo è vero quello che dice, eh. Lui però dice ho bisogno di Certo giocare che è ancora vero. un po'. Sì, sì. Sono altri che dicono che non è vero, ma se sono affetti da entità mentali non è colpa mia. Puntini, puntini, cuoricino. Bene, salutiamo il padre. Mm? Andiamo al portale Aureo. Quanti sono entrati? Ma allora, siccome sono entrati pochi, mi è venuta così la sensazione che di suo Pierre abbia già fatto qualcosa, abbia già provato ad aprire il portale aureo, Anche qui sorride, quindi probabilmente è così. perché me ne No? vengono solo 21. Ok. Beh, guardalo se è stato lui. E io dico di sì. E questi che sono arrivati, non me ne abbia a male, Pierre. Sono dei cinivaccati. Mm. Però Che non non... c'entrano con i suoi parenti. no, 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 Mm. no. Quindi ha già fatto il rastrellamento dei suoi parenti da solo. Sì, io dico proprio di sì. Ok. Bene, 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 chiudiamo il portale aureo. La parte più importante adesso arriva.
Chiama Prometeo l'archetipo. Chiama Ermete Trismegisto l'archetipo o il disincarnato o chi si presenta. Dei fuochi fatui. Per Ermete o Prometeo? Prometeo. Per Prometeo un fuoco fatuo. E per Ermete? È venuta una caramella. Perché? Allora, in verità qua mi parla delle 7 leggi universali. Che sono vere, ma è come se venisse nascosta l'informazione più importante, che è che noi siamo la Matrix, i creatori della Matrix e la Matrix stessa. E quindi è come se fosse una specie di caramella, non so come dirti. Ti do questo premio. Per aver compreso l'ovvio. Sì. Un po' come dire la caramella che si dà ai bambini, no? Evviva, ma era una cazzata. Tanto difficile quanto semplice. Sì. Ci ho preso? Sì. Una cosa del genere? Sì. Ma Ermete è esistito? No, direi di no. Non mi sembra. Sono state date delle informazioni relative alla Matrix, dei regolamenti, dei funzionamenti della Matrix. Quindi è un insieme di persone che ha inventato un personaggio per poter fare una storia più vendibile e tramandabile o cosa? Perché se sono dei personaggi, chiamiamo i personaggi. Io voglio sapere chi è. Ermete Trismegisto. Allora, qua è come fosse un accordo, è difficile da dire, è come se si fosse in una grande tavola rotonda e c'è un accordo globale di tutti quanti che dicono: ok, questa è la Matrix e ci sono delle informazioni che vanno date, semplici, quasi banali, per altri eccezionali. Diamole. Però vedo un concistoro. Ok. Chiamalo il concistoro. Cosa ci vuole dire? Sembra che vi dobbiate spaccare la testa su queste 7 leggi che sono così naturali e semplici. Il gioco è anche questo. Troppo semplici? Diventare così. Troppo ovvie. E secondo me sopra queste 7 leggi c'è di nuovo e ancora l'unico vero concetto che poi è sempre lo stesso, che poi anche nel caso di PR è quello fondamentale. E lo ribadiamo con questa immagine. Creiamo come si chiama? Quello del Luna Park, il percorso degli specchi, si chiama così? Sì. Ok.
Sopra il percorso c'è scritto una grossa scritta luminosa, chi sono io? Punto di domanda. E Pierre si fa un giro lì dentro. Nel tentativo di cercare l'uscita. Cosa fa? Di fatto è quello che ha fatto nel corso della sua vita. Questo entrare in questo labirinto di specchi e ingannarsi continuamente per queste immagini riflesse, deformate, e questa incapacità di trovare la via giusta e provarle un po' tutte, e a volte sentirsi anche quasi impazzire al punto da dire no, io non ce la faccio, esco da questo labirinto togliendomi la vita. Sono stati dei Dov'è la momenti in cui era nel soluzione? panico. Dov'è la soluzione? Dov'è l'uscita? Lui guarda E- dentro di sé. Mhm. La via Ma nel d'uscita è dentro. labirinto la continua a vedere nel labirinto. Il bello dell'immagine del labirinto degli specchi è che la domanda iniziale è dov'è l'uscita e già dall'entrata lui ha la risposta. Ora lui ha guardato dentro, guarda sopra e rivede la domanda formulata. Chi sono io? E vedo che si apre un varco tipo fra gli specchi e viene fuori come una specie di tempesta di fuochi d'artificio, e questi fuochi d'artificio eh, scrivono nel cielo Dio io. È facile per lui adesso andare al cluster? Sì, vedo proprio che si alza, diciamo così, come in lievitazione, da questo labirinto degli specchi, attratto da questa scritta fatta di fuochi d'artificio, Dio, dove lui intuisce la fusione Dio-io, Mhm. e si proietta nel suo cluster, che è fatto di tanti fuocherelli, in una spiaggia, tanti fuochi. Ok, E qua posso darle questa immagine? Pare una roba volgare. dimmi. C'hai la tua mano davanti alla telecamera. Aspetta. Scusami, vedi, mi sto censurando da sola. Dimmela, fa niente, dai. E niente, che fa la pipì sopra tutti questi fuochi e li spegne. Mm. Come se riuscisse a usare anche la sua potenza legata ai genitali. Cioè, Mhm. come se ci fosse già una riattivazione. Mhm. Mm. Quindi ha spento tutti Cluster. i fuochi, sì, Mhm. sono questi, e vedo che riesce a raccogliere tutte le ceneri e le butta tutte nel portale definitivo. Ok, comunque fossero i suoi contratti, a parte che mi sembra che siano questi fuochi d'artificio, no? Li ha messi nel portale definitivo, giusto? Sì, sì, Quindi li ha disattivati e poi li ha buttati. esatto, così ha fatto. Ad Eternum, la sua prima creazione. Sapete che non l'abbia già fatta da solo? Qua con noi decide, con la sua voce, che a tratti con noi è stata un po' esitante, a tratti anche un po' confusa. La sua voce Mhm. diventa lo strumento per creare l'Ad Eternum, con il suono della sua voce, crea l'Ad Eternum. Ma cosa dice con la voce? Cosa emette come suono? Legge Dio, Dio, io, Dio, 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 io. E si crea così, questa palla di luce. Benissimo, ottimo.
Ci sono ancora i contratti, i patti che ha stabilito, fatto, creato, dato, subito durante quei trattamenti energetici dominati da il dio Ra, nonché programma Ra, nonché niente di che Ra? No, non ci sono più. Ok. Avatar. C'era, è rimasta come la sfera di cristallo, quella per leggere il futuro. L'Avatar era una donna fattucchiera, tipo, non so come dirti, maga, aveva queste sembianze adesso. È rimasta solo questa sfera di cristallo, ma lui immediatamente appena la vede rimuove quella, perché non vedo più neanche il computer. Mm, C'era solo questa sfera qui di cristallo. Va bene. Ha rimosso tutto, via nel portale definitivo. Nuovo ad eternum dio. Sì, con il sorriso proprio, con grande soddisfazione lo crea. Nuova vibrazione. 389 miliardi. Nuova consapevolezza. 244%. Nuovo 344%. mazza. PS. PS 56% PS. Vite. 604. Cervello. 12. Valori pazzeschi. Capacità medianiche. Allora, le energie, sì, lavorare sulle energie, sì. Vedo che su di sé però, Mhm. in un processo tipo di autoguarigione, Mhm. che boh, è un dialogo cellulare musicale, mi dice. Dialogo cellulare musicale misto a dei gesti delle mani, vedo, per creare questo processo di autoguarigione. Personale. Personale, sì, sì, su se stesso. Inventato. No, ma nel senso non è una Non tecnica senza tecnica, esistente. no, 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 sua Se no tecnica siamo di nuovo punto personale. a capo. Mm. No, 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 no. Ok. Impianti eterici, impianti mentali tra cui la corona, entità mentali 257, entità eteriche, il rettile con le sue ovine belle, tutta la piramide, non dico quello che c'era dentro, lo Zeus, MDL, papà, 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 c'è ancora qualcosa? No, no, tutto ripulito. Bene. Ermete e Prometeo ci sono ancora? Come riferimenti culturali, ma non come interferenze. Perché ci E lui sono come delle lo vedi? informazioni che lui vuole custodire, Mhm, ovviamente, mhm. Lui come lo senza vedi? essere condizionato. Mhm, Allora, lo vedo che si aprono tante porte davanti a lui e lui non credeva neanche che esistessero così tante porte e non credeva neanche di essere in grado lui di aprirle. mhm. Lo sento che si sente molto potente e che questo senso di potenza crescerà nel tempo, ma è una potenza che non lo farà sentire solo e isolato. È una potenza che riuscirà anche a creare le giuste relazioni intorno a sé, per sé. La fiamma? La Al Godgarda? momento può sì, un po' aspettare e la vedo ancora lì, però lì sul lago di Garda.
tutti i problemi fisici, relazionali, tutto, come li vedi? Lui che li tiene in pugno, li posso affrontare e fronteggiare io. Non più lui dominato da questi problemi, ma è lui che ce li ha in pugno. Messaggio finale di Pier, Dio, a se stesso, Dio. Vedo che ha tolto la corona dalla sua testa e vedo che ha scelto di mettersi un ad eternum qui in testa e un ad eternum tutta nella zona addominale. Va bene. Messaggio finale a se stesso. So davvero di essere Dio. Beh, abbiamo finito. Pronta a tornare, Monica?